Ti è mai capitato di rivivere nella mente una conversazione di giorni fa? O qualcosa che hai detto anni fa e pensare avrei potuto fare diversamente? Magari sei nel presente, ma la tua mente è altrove, torna indietro, ancora e ancora, come se ci fosse qualcosa che non riesci a lasciare andare. Perché succede questo? Perché continuiamo a tornare nel passato anche quando sappiamo che non possiamo cambiarlo? E soprattutto, ripensare al passato serve davvero? Oppure ci tiene bloccati? Il punto è questo: il cervello non registra il passato, lo ricostruisce ogni volta. Quando ricordi qualcosa non stai guardando un archivio, stai creando una nuova versione del ricordo. Questo processo si chiama riconsolidamento della memoria. Ogni volta che torni su un evento passato, il ricordo si riattiva, diventa temporaneamente modificabile e poi viene salvato di nuovo, ma con delle modifiche. E sai cosa lo modifica? Le emozioni che provi adesso. Ecco perché succede una cosa incredibile. Più ripensi a un evento in modo negativo, più quel ricordo cambia e diventa ancora più negativo. Non stai solo ricordando, stai riscrivendo il passato dentro di te. È come se ogni volta aggiungessi un filtro più scuro alla stessa scena e col tempo quel ricordo non è più quello reale, è quello che la tua mente ha costruito. C'è di più. Il cervello usa gli stessi circuiti per ricordare il passato e per immaginare il futuro. Significa che quando resti bloccato nel passato, stai anche limitando il modo in cui immagini ciò che verrà. È come se la tua mente dicesse: questo è successo, quindi succederà ancora. Jon Kabat-Zinn dice: la consapevolezza è la capacità di stare con ciò che è, senza volerlo diverso. E forse è proprio da qui che inizia il cambiamento. Facciamo una cosa, adesso. Richiama volontariamente un ricordo che ritorna spesso. Osservalo, ma questa volta fai qualcosa di nuovo. Chiediti: questo è esattamente ciò che è successo o è la versione che sto ricreando adesso? Non devi cambiare il ricordo, solo vedere che non è così fisso come sembra. Quando fai questo, stai interrompendo un automatismo, stai portando il ricordo da qualcosa di rigido a qualcosa di osservabile, e questo attiva aree del cervello legate alla consapevolezza e alla flessibilità mentale. In pratica, crei spazio tra te e il passato. Forse il passato non ti sta inseguendo, forse sei tu che continui a ricrearlo. La ricerca scientifica mostra che quando riattiviamo un ricordo, possiamo modificarne il significato emotivo. Questo è supportato dagli studi sul riconsolidamento della memoria, dalla ricerca in psicoterapia e da approcci come l'EMDR e alcune terapie cognitive. Alcuni studi pubblicati su Nature Reviews Neuroscience mostrano proprio che i ricordi, quando vengono richiamati, diventano temporaneamente modificabili. In pratica, il fatto storico resta, ma l'impatto emotivo e la percezione possono cambiare. Se continui a rivivere un ricordo con colpa, vergogna o rimpianto, il cervello tende a rinforzarlo in quella direzione, ma se lo richiami in uno stato diverso, più consapevole, più regolato, meno reattivo, può indebolirsi la sua carica emotiva negativa. E allora forse il punto non è riscrivere il passato, perché non stai davvero cambiando ciò che è stato. Stai smettendo di identificarti con la versione di te che lo ha vissuto. E quando cambia la posizione da cui guardi,
cambia tutto ciò che vedi. Il passato non si trasforma, si scioglie il nodo che ti lega a lui. Puoi iniziare in modo molto semplice. Richiama un ricordo, nota cosa senti nel corpo. Se emerge un'emozione, non respingerla, osservala mentre si manifesta, osservane anche l'intensità. Se affiorano lacrime, lascia che arrivino, non reprimere. Resta presente, senza reagire, senza cercare di cambiarla, e poi riporta gentilmente l'attenzione al respiro. In questo spazio stai permettendo all'emozione di attraversarti e trasformarsi. L'emozione può completarsi e perdere gradualmente la sua carica. Questo si chiama depotenziamento emotivo, da cui deriva maggiore regolazione e minore riattivazione automatica. Quello che hai appena fatto è fondamentale. Quando osservi il pensiero senza entrarci dentro, stai riducendo l'attività automatica della Default Mode Network e attivi aree del cervello legate alla consapevolezza e alla regolazione. In altre parole, stai insegnando alla mente che non deve seguire ogni ricordo. Il passato non torna per farti male, a volte torna perché qualcosa dentro di te non è stato ancora completamente elaborato. La mente tende a riportare ciò che è rimasto in sospeso, non per ferirti, ma nel tentativo di comprenderlo e in qualche modo portarlo a conclusione. Ma non tutto ciò che la mente ripete ha ancora bisogno di essere rivissuto. A volte lasciare andare è la vera forma di comprensione. Quando un ricordo perde intensità, la mente si regola e smette di riattivarsi automaticamente. L'attenzione crea uno spazio tra te e i pensieri, e in quello spazio qualcosa cambia davvero e tu torni libero. Questo è The Mindful Lab, uno spazio dove mindfulness, neuroscienze, spiritualità ed esperienza umana si incontrano per comprendere davvero come funziona la mente. Se questo video ti ha fatto scoprire qualcosa di nuovo e di utile, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. E se ti va, scrivi nei commenti: lascio andare il passato. A volte dare forma a un'intenzione è il primo passo per trasformarla in esperienza. E se pensi che questo video possa aiutare qualcuno, condividilo, perché anche un piccolo momento di consapevolezza può fare molta più differenza di quanto immagini.